Bea, ciao! Ciao Valeria. Benvenuta Beatrice, siediti. Oggi facciamo algebra. Yeah! Anche voi, Allora, Beatrice, la scienza dice che l'algebra è un linguaggio per esprimere il mondo. Sei d'accordo? In realtà no, io studio molte lingue, però secondo me l'algebra non è un linguaggio per esprimere il mondo. Insomma, allora converrai con me che l'algebra è uno strumento utilissimo per risolvere i problemi. Va bene tutto, ma al massimo a me li crea i problemi. Ma Beatrice, ma l'algebra ci aiuta a sviluppare il pensiero astratto. No, guarda Valeria, tutte le espressioni che faccio a scuola, equazioni, non mi servono a niente, dai. Allora, già che sono qui, allora vi parlo un po' della mia storia. Io sono Beatrice Pertusio, sono una studentessa del liceo linguistico. Ho 16 anni e appunto oggi voglio parlare un po' del mio rapporto con la matematica fin da quando sono stata piccola fino appunto a aver iniziato questo percorso con Valeria. Allora, ho sempre avuto un rapporto molto problematico con la matematica, mi creava proprio tanta insicurezza e anche molta paura. Infatti avevo paura di essere sempre giudicata anche solo a rispondere a delle domande fatte in classe e mi faceva proprio sentire stupida. Ed è una cosa proprio brutta sentirsi dire sei stupida o anche sentirselo dire insomma da se stessi. E immagino che tutti voi almeno una volta nella vita, per qualsiasi ragione, non per forza per matematica, vi siate sentiti stupidi e non al livello degli altri. Quindi io oggi sono qui per cercare di farvi sentire magari un po' più compresi anche da appunto una ragazza che convive con questo ancora tutt'oggi. Tante volte dicevo appunto non posso farlo, mi ponevo direttamente davanti il problema, non credevo proprio io nelle mie capacità, dicevo no, tanto io non arriverò mai a fare quello che fanno gli altri, ci metto sempre un sacco di tempo, mi servono sempre molti più regole insomma per arrivare a quell'obiettivo, quindi ero la prima a dire no, guarda, io non ce la faccio. Ma a giugno mia mamma ha deciso di iscrivermi appunto qui a Biella Cresce perché a distanza di pochi mesi avrò avuto un esame di matematica e quindi insomma ho detto magari qua potrò appunto trovare le risposte che cercavo da molti anni. In realtà quando sono arrivata qua io ero molto scettica perché ho fatto tante ripetizioni nella mia vita, ma tante proprio, e non mi erano mai servite a niente, cioè non mi avevano mai aiutato ad arrivare al livello degli altri o avere le stesse conoscenze. Mentre la differenza, insomma, è che qui io non faccio delle ripetizioni, ma faccio potenziamento. E con Valeria proprio mi sentivo capita e mi aiutava ad arrivare alla soluzione senza farmi sentire appunto stupida o giudicata. Quindi ora che vi ho parlato un pochettino della mia storia, faccio a voi una domanda. Ma a voi piace l'algebra? Dicono anche di sì. Pochi, molto pochi. Allora, adesso passiamo al quiz numero 1. In questa immagine vedete dei cerchi e dei quadrati. I cerchi corrispondono a dei tavoli, mentre i quadrati alle sedie. Ora, immaginatevi di essere un'agenzia di catering che deve preparare l'evento per una serata, ma avete una sola regola, cioè che per ogni tavolo ci possono essere solo ed esclusivamente 4 sedie, non di più e non di meno, ok? Vi chiedo, se i tavoli fossero 10, quante sarebbero le sedie in totale? 40, esatto. Ok, ora diamo al numero di tavoli un nome diverso. Li chiameremo B, ok? Quindi quante saranno le sedie? Ora vi chiedo di pensare un attimo a un'espressione algebrica con la quale voi definireste appunto il problema che abbiamo appena visto. L'espressione algebrica è A uguale 4B. Non vi spaventate, anche a me adesso vederla mi mette un po' i brividi, mi fa paura. Quindi, però appunto come ci ha parlato anche prima Valeria, l'algebra è un linguaggio, quindi ora vi aiuto insomma a capire quello che c'è scritto. Vediamo che c'è 2 lettere A e B e un 4. Il 4 è il numero di sedie che noi abbiamo appunto per ogni tavolo ed è la nostra costante, cioè quel numero che non cambia, è quello. Mentre B, come abbiamo detto prima, è il numero di tavoli, è il numero di tavoli totali, mentre A è il numero di sedie, ok, totali. Ma quello che noi dobbiamo notare è che c'è una relazione tra A e B, cioè
questi due numeri, queste due lettere, non ci sono scritti dei numeri, ma appunto delle lettere, perché non sono due costanti, sono una cosa che varia in base hanno un rapporto tra di loro, quindi possono variare in base all'altro. Ma ora immaginiamo che al nostro evento ci saranno anche 3 musicisti e quindi dobbiamo per forza aggiungere 3 sedie. Come cambierà la nostra espressione algebrica? Così, appunto l'inizio rimane uguale, ma noi ci aggiungiamo un +3. Anche lì c'è un 3, non c'è una lettera, perché il numero di sedie, cioè 3, è una costante, quello non cambia. Il quiz numero 2. Ok. Ora io vi propongo questo quiz. 7x più 4 uguale 11. Proviamo a risolverlo. Facciamo mente locale, cerchiamo di ricordare tutte le procedure che dovevamo mettere in atto, l'algoritmo. Allora ci hanno detto che bisogna spostare un po' di qua, un po' di là da questa equazione, giusto? Mettiamo tutti i numeri dalla stessa parte, quindi 7x più 4 uguale 11 diventa 7x uguale 11 meno 4, cambio segno, passo dall'altra parte. 11 meno 4 fa 7, quindi otterremo 7x uguale 7. Siccome c'è un uguale, c'è un principio di uguaglianza, noi dobbiamo fare la stessa cosa di qua e di là. Dividiamo per 7. 7x diviso 7 uguale 7 diviso 7. X uguale a 1. Yes! Vado a guardare, in fondo al libro, soluzione x uguale a 1. Sì! E raggiungo uno dei momenti di massimo godimento della mia carriera scolastica. Vero? Cioè, quando il risultato coincide, il che generalmente è già una cosa rarissima. Perché di solito già si sfoglia con un po' di rassegnazione. Ah, era x uguale a 3. Aspetta che torno indietro e cerco di capire come fare a far venire x uguale a 3. E lì si passa dalla rabbia alla frustrazione, l'abbandono, la disperazione. Ad ogni modo, il nostro obiettivo era trovare x uguale, dare un numero a questa lettera. Quiz numero 3. Ok, ora ricordiamoci un attimo il quiz numero 1. Ora vi chiedo a voi di fare uno sforzo e pensare a una situazione di vita reale con la quale appunto voi potreste definire A più 3. Avete 30 secondi. Siete pronti? Via. Quindi immaginate una situazione della vostra vita che si potrebbe descrivere con questa espressione. Ok, ora vi diamo 20-30 secondi sempre per confrontarvi con il vostro vicino, comunque dire, parlare tra di voi della vostra idea. Via. Ok, tempo scaduto. Ok, ora invece grazie, vi facciamo vedere quello che abbiamo pensato noi. Allora, io ho pensato, tutti i giorni, appunto, essendo una studentessa, devo preparare lo zaino per andare a scuola. Quindi io ogni giorno nello zaino metto il diario, l'astuccio e la pochette. Ok, quindi queste qua sono le mie 3 costanti, il mio +3. Ma quindi la A, che cosa equivale insomma nella mia situazione di vita reale? Equivale al numero di libri che io devo portare in base alle materie che ho durante il giorno. Quindi non è una costante, è una cosa che può variare in base a quello che mi serve. Infatti lunedì qua vediamo che ho 2 libri, quello di matematica e quello di storia. Quindi qua lo vediamo appunto meglio, abbiamo i 2 libri che devo portare lunedì più i 3 oggetti che io porto tutti i giorni. Quindi in un linguaggio algebrico, appunto qua possiamo vedere che A è uguale a 2 e appunto sì, la nostra espressione algebrica diventa A più 3 che equivale a 5.
Vediamo un altro esempio. Il martedì io porto 3 libri, quello di francese, quello di spagnolo e quello di inglese. E insieme anche una sacchetta per fare ginnastica. Quindi la mia espressione algebrica, qua lo vediamo disegnato appunto, la mia espressione algebrica diventerà A più 3 uguale 7. Quiz numero 4. Oggi si fatica, eh? Ok, allora immaginiamo di essere dei piastrellisti. Abbiamo un progetto da realizzare e dobbiamo creare un pavimento quadrato e abbiamo una regola, cioè il bordo, il contorno di questo pavimento quadrato deve essere rosso. Quindi abbiamo tante piastrelle quadrate e dobbiamo realizzare questo progetto. Ora voi davanti agli occhi avete un quadrato 10x10 e dovete guardarlo bene, imprimervelo nella mente e iniziare a ragionare e provare a dire quante sono le piastrelle rosse che vi servono. Allora, non ci interessa il risultato per ora, ma cercate di focalizzarvi sul ragionamento visuo-spaziale che andate a fare. Allora, adesso vediamo come l'abbiamo pensato noi. Ovviamente i modi sono tanti. 10 più 10 più 8 più 8. Chi l'ha pensata così? Ok. Vediamone un altro. 10, attenzione questa, 10 per 4, che forse è stato il nostro primo istinto, ma stiamo passando sopra gli angoli un po' troppe volte. Allora dobbiamo togliere 4. Qualcuno l'ha pensato così? Wow, guardate che diversità di pensiero abbiamo. Vediamone un altro modo. 9 per 4, cioè non facendo semplicemente tutto il lato fino in fondo, ma lasciando un quadrettino vuoto per incastrarci, diciamo. Chi l'ha pensato così? Ok. Abbiamo anche questo, un po' più strano, ma ugualmente funzionale. 10 più 9, e a questo punto mi rimane più 9, 10 più 9 più 9 più 8. Qualcuno l'ha immaginato così? Ah, ottimo. Io alzo sempre la mano perché li ho studiati prima, quindi li ho immaginati tutti per forza. Attenzione a questo non ci sarei mai arrivato, mi è piaciuto un sacco quando l'ho scoperto. 10 per 10 meno 8 per 8. Chi l'ha pensato? 2? Matematici, sapevo io. Quelli 3. Ok, poi c'è anche questo. 4 per 8 più 4. Chi l'ha pensato? Ah, fantastico. In quest'aula diciamo che ciascuno dei modi di pensiero è stato rappresentato da ognuno di voi in qualche modo. È bellissimo. Quasi non ci interessa neanche il risultato, no? Beatrice. Allora, appunto, il risultato è 36, però siete d'accordo con me, Valeria, che comunque è la parte meno interessante. È stato molto bello, è stata proprio una magia arrivare, appunto, a vedere anche tutti quanti voi in quanti modi diversi, differenti tra di loro siano arrivati a questo risultato, e tutti quanti corretti. Ora però vi chiedo anche io, se fosse invece un quadrato 6x6, allora, io l'ho pensata così, 6 più 6 più 4 più 4 fa 20, ma tutti i modi che ha elencato prima Valeria sono giusti, ovviamente cambiano semplicemente i dati, essendo che non è più un quadrato 10x10 ma 6x6. Quindi se x equivale al lato del quadrato? Inizia già a salire un po' d'ansia, no? Questa x non era uguale a 1. Vabbè, allora, facciamo una cosa carinissima, che è generalizzare. Quindi adesso andiamo a generalizzare tutti i nostri ragionamenti. Allora, guardiamo prima la parte destra e poi la parte sinistra. 10 più 10 più 8 più 8, che poi nell'altro esempio era 6 più 6 più 4 più 4, diventa x più x più
2 volte x meno 2. Fate così con la testa? Poi, guardiamo sempre prima a destra, 10 per 4 meno 4, cosa diventa? X per 4 meno 4, e funziona anche col 6 per 6. 9 per 4 diventa x meno 1 per 4. Questa, guardarla a sinistra, toglie il fiato, vero? Ma a destra è 10 più 9 più 9 più 8, solo che noi dobbiamo generalizzarla e fare in modo che valga per tutti i quadrati. Allora dobbiamo ragionarci un attimo. X più x meno 1 2 volte, più x meno 1, meno 2. Vediamo il penultimo modo, che è x al quadrato meno x meno 2 al quadrato, o x per x meno 2 per x meno 2, che è la stessa cosa. L'ultimo, che era il nostro x, l'8 per 4 più 4, diventa x meno 2 per 4 più 4. Come va? Ok, se vi avessi messo una slide con solo la parte sinistra, rimanevamo io, Beatrice e 2 o 3. Andavate tutti al buffet. Invece, partendo dal ragionamento, vero? Che è andata meglio, sembra quasi che inizi a piacerci l'algebra. Vedo effettivamente dei visi contenti, divertiti di mettersi in gioco e rilassati. Ma allora, perché quest'algebra fa così paura? Ma perché i nostri ragazzi e noi adulti, diciamo la verità, quando ci parlano di algebra siamo molto in difficoltà e abbiamo anche un po' paura a metterci in gioco? La ricerca su questo è d'accordo, quindi la ricerca sull'algebra è concorde nel definire che esistono 2 fasi dell'algebra e che la grande difficoltà interviene quando ai ragazzi viene introdotta l'algebra solo attraverso una fase e viene chiesto loro casomai di passare all'altro tipo di fase. Queste 2 fasi si chiamano algebra procedurale e algebra strutturale. L'algebra procedurale è l'algebra del quiz numero 2, che era 7x meno più 4 uguale 11. Ok, noi ci siamo ricordati delle procedure, le abbiamo messe in fila, abbiamo risolto quell'equazione, abbiamo trovato x uguale, abbiamo dato il numero alla variabile, che ci dava fastidio quella variabile che era lì, doveva avercelo un numero, perché abbiamo passato un sacco di tempo a trovare numeri alle x, tutti i risultati dei libri sono così. Poi c'è l'algebra strutturale, che è l'algebra dei quiz 1, 3 e 4, quindi l'algebra del problema del catering, l'algebra del problema del piastrellista, l'algebra, qual era l'altro? Del libro, del fare la cartella, ok? E quindi è un'algebra che si pone come linguaggio per andare a risolvere dei problemi della vita reale, ok? Quindi la grossa difficoltà per i ragazzi è passare dall'algebra procedurale all'algebra strutturale, non riescono, fanno fatica. La professoressa Jo Boaler di Stanford, dai quali studi abbiamo tratto gli esercizi che vi abbiamo proposto, dice che quando lei lavora con gli adulti e gli propone l'esercizio del catering, dei tavoli, loro se a un certo punto continuano a chiedere sì, ma quanto vale B? Si può sapere quanto vale B? Non c'è un B uguale? Non è così semplice per loro riuscire a capire che in realtà B è una variabile, ma può valere quello che vuoi, non è B quanto vale che ci interessa la relazione, la situazione, quello che capita. Allora capite bene che diventa cruciale, fondamentale avvicinare i nostri ragazzi prima all'algebra strutturale, perché così capiscono il senso e il significato di ore e ore passate poi a risolvere, perché non è che l'algebra procedurale non vada bene, poi inserisco anche quella, no? È come se nel problem solving a me danno solo da risolvere, fare l'operazione finale e non mi danno tutta la parte bella del problema da impostare. Questo problema del passaggio tra l'algebra procedurale e l'algebra strutturale è stato il cuore delle ricerche di un grandissimo ricercatore che si chiama Dietmar Kükemann. Lui, del Regno Unito, un grande ricercatore, ha trascorso tantissimo tempo a studiare, pensate, come i ragazzi interpretano le variabili nelle espressioni e nelle equazioni algebriche.
voleva proprio capire che cosa si immaginano loro e ha scoperto qualcosa di molto scoraggiante purtroppo, cioè ha scoperto che tantissimi ragazzi vedono queste variabili nell'espressione e nelle equazioni solo come lettere fisse, perché hanno trascorso tutta la vita a trovare x uguale, y uguale. Che percentuali sono? Alte ragazzi, alte. 73% dei tredicenni, 59% dei quattordicenni, 53% dei quindicenni. E quindi questo deve farci riflettere tantissimo, perché ci sono lavori che ancora non esistono, problemi che ancora non esistono, ma quello che sappiamo che esiste è un linguaggio matematico, un linguaggio universale che è l'algebra, che può descrivere questi problemi e può trovare soluzioni. Per cui è proprio importante saper generalizzare e saper descriverli attraverso un linguaggio. Come possiamo fare? Io penso, lo so che voi insegnanti dell'infanzia oggi vi sentivate escluse, invece no, ho trovato qualcosa da fare anche per voi. Quindi sapete che noi poi quando vediamo i problemi cerchiamo di trovare le soluzioni e abbiamo trovato sempre nei materiali della professoressa Jo Boler del sito ucubed.org, che vi consiglio di andare a vedere perché è meraviglioso, dei modi per poter introdurre l'algebra già all'infanzia. Come? Attraverso quelli che vengono definiti pattern o modelli. Questo è un materiale che viene proposto, possiamo dire ai nostri bambini, questo è un modello, questo è un pattern. Perché? Osservatelo, perché? E quindi loro lo osservano e cercano di confrontarsi, facciamo un ragionamento. Questo non è un pattern, non è un modello, perché? Cosa cambia rispetto all'altro? E poi possiamo chiedere a loro, create un pattern, poi coprite metà del pattern e vediamo se i vostri compagni riescono a riprodurlo, ok? Qui andiamo a lavorare sul visuale, sull'immaginare, sul vedere i pattern e i modelli che sono nel mondo sempre presenti e naturali. Pensate che ovviamente uno dei lavori più importanti al giorno d'oggi, che sarà sempre più importante nel futuro, è il lavoro di coloro che sanno analizzare i grandi dati, i famosi big data, descriverli, farsi domande in merito. Sono anche questi dei pattern. Se andiamo alla primaria o alla secondaria possiamo trarre tantissimi spunti per introdurre l'algebra strutturale e quindi mostrare dei modelli, dei pattern da poi generalizzare e andare a stimolare il pensiero. Da questo articolo, molto interessante, che è uscito in Mathematics Teaching in the Middle School, si traggono degli esempi stupendi. Guardate questo. Ci sono 4 casi, ok? La figura è in crescita, i quadrati sono in crescita. Osservando, non voglio che scriviate nessuna espressione algebrica, ma osservando la vostra immaginazione, che cosa vi dice? Qual è la regola? Come crescono? Come si aggiunge? Sale di 1, sale di qua? Ok, quindi ciascuno di voi cerca di capire come avviene la crescita e si immagina come sarà il caso numero 10. Quindi avendo davanti il caso 1, 2, 3, 4... prova a immaginare quello che sarà il numero 10. E si è visto da questo studio che introducendo dei tipi di esercitazioni in classe, e qui ci agganciamo a quello che diceva il professor Vercelli, facciamogli fare ai nostri ragazzi, poi andiamo a introdurre anche le regole. Quindi si mettevano a discutere e venivano fuori almeno 3 modi diversi in cui loro descrivevano come si poteva sviluppare, quindi poi arrivavano a scrivere 3 espressioni algebriche che descrivevano il funzionamento, le quali ovviamente erano uguali, quindi ci arrivavano anche loro poi al fatto che c'era un'equivalenza, c'era un'uguaglianza. Il professor John Mason, anche lui un grandissimo ricercatore, professore di Oxford, e il suo team hanno detto che, insomma, la generalizzazione è qualcosa di naturale. Leggiamo proprio quello che dice: esprimere la generalità è del tutto naturale, piacevole e fa parte del modo in cui gli esseri umani attribuiscono significato al mondo. E io mi volevo soffermare un attimo su significato, questa parola. Vi richiama qualcosa che oggi abbiamo imparato? Colleghiamo i puntini. Abbiamo trovato un modo bello di insegnare l'algebra, non possiamo più farne a meno,
Non possiamo più farne a meno dopo quello che abbiamo sentito anche dal professor Vercelli, dopo che sappiamo che i nostri ragazzi oggi, magari anche noi, non proprio solo loro, hanno bisogno di significato in quello che fanno. Quindi generalizzare, aiutarli a ragionare e dar significato è qualcosa che sicuramente da oggi noi dobbiamo fare. Beatrice. Allora, siamo arrivati alla fine di questo percorso, tra un po' c'è il buffet, state tranquilli, potete andare a mangiare. Allora, ora vorrei un attimo chiudere il cerchio, insomma chiudere nel modo in cui abbiamo iniziato. Valeria mi ha fatto e vi ha fatto una domanda, anzi più un'affermazione. Vi ha detto: l'algebra è un linguaggio per esprimere il mondo. Io all'inizio appunto ho detto che per me non era un linguaggio, e molti poi mi sembravano anche d'accordo con me, però spero che dopo questo percorso, che è piccolo percorso che abbiamo fatto con voi, la vostra idea sia cambiata e siate anche riusciti a capire appunto perché è un linguaggio. Poi ci ho detto anche che l'algebra è uno strumento per risolvere i nostri problemi, infatti abbiamo potuto anche vederlo per esempio nell'agenzia di catering, il quiz che appunto avevo fatto io prima. Noi con l'algebra siamo stati capaci di risolvere un problema di vita reale, un problema concreto. E infine ci ho detto l'algebra ci aiuta a sviluppare il pensiero astratto. Anche qui non ero affatto d'accordo, però abbiamo visto che con tutti i quiz che appunto noi vi abbiamo fatto, grazie al vostro pensiero astratto siete arrivati a una conclusione, ma anche proprio a capire in quanti modi e in quali modi si potesse arrivare a quella conclusione. Quindi io adesso voglio proprio finire la mia storia, dirvi le ultime cose. Appunto prima vi ho detto che io avevo molta paura, mi sentivo insicura, eccetera, eccetera. Ma grazie a Valeria adesso è completamente diverso per me, e per le persone che mi vedono da fuori, che non stanno vivendo questo percorso con me, è difficile poter dire ah sì, hai ragione, è diverso dalle altre ripetizioni, è diverso. Invece credetemi che è veramente, mi ha cambiato la vita. E veramente, infatti grazie. E quindi appunto volevo dire, scusate. Grazie. E quindi volevo dirvi una cosa che probabilmente vi diranno tutti, è una cosa banale, ma credetemi che quella è la chiave per tutto. Credete sempre in voi stessi. Saranno sempre più le persone che vi diranno non ce la fate, siete stupidi, è inutile che lo fai, tanto non sei capace, dove vuoi arrivare. Però credetemi veramente, credeteci sempre, non ascoltate quelle persone o quelle voci, come aveva detto prima Rodolfo. Se voi volete farlo, potete farlo, veramente. E ve lo dice una ragazza che odiava completamente l'algebra, che ha 16 anni, ora qui su un palco davanti a tutti gli insegnanti a dirvi quanto in realtà sia bella e magica l'algebra.